Ciao a tutti! Eccoci al tutorial in cui mostriamo come rinnoviamo lo zoccolo della nostra cucina, completando il nostro lavoro. Noi abbiamo scelto un effetto acciaio satinato, codice Artesiv Tech 017, che come vedete si accosta anche al colore delle maniglie. Andremo ad applicare lungo tutto lo zoccolo e per farlo abbiamo utilizzato questo mini roll. I mini roll sono piccoli rotoli di pellicola adesiva con altezza da 15 cm, ideali per queste applicazioni su fasce o piccole superfici come queste. Vi lasciamo il link per l'acquisto in descrizione. Misurate sempre bene la quantità necessaria prima di ordinare i mini roll. Io l'ho già fatto prima per facilitare il mio lavoro. Ricordatevi di misurare tutte le parti, anche eventuali laterali. Considerate anche i particolari come ad esempio questi angolari. Passo adesso allo smontaggio dello zoccolo. Tolgo tutto, inclusi i ganci sul retro, che poi andrò a rimettere alla fine. Tolgo anche il laterale. Io ho deciso di lavorare ancora sul mio tavolino. Ricordatevi sempre di pulire bene la superficie che in questi casi risulta molto sporca essendo un elemento posizionato vicino al pavimento. Come andremo a fare la nostra applicazione? In modo molto semplice, come sempre, posizionando la striscia di pellicola lungo tutta la lunghezza dello zoccolo. Dal momento che abbiamo una striscia molto lunga da fare, ci serve un margine di abbondanza per evitare che andando leggermente storti non rischiamo di rimanere senza materiale. Come sempre ci servirà la nostra spatola Artesiv, un taglierino con lama affilata, la pistola termica o foam per capelli, poi vedrete il motivo, ovviamente il metro se non avete già fatto il calcolo delle misure. Ecco cosa faccio. Stendo la pellicola lungo tutta la lunghezza e mi accerto di avere margine sufficiente alle due estremità, tagliando in questo punto. Una volta tagliata la striscia, ricontrollo per scrupolo. Ok, va bene. Cerco di mantenere al centro la mia striscia. Iniziamo l'applicazione. Tolgo una parte di carta posteriore. Piego l'altra parte. Ricontrollo di essere bene al centro. Posiziono la prima parte di pellicola e con la spatola premo leggermente. Ricontrollo ancora se sono al centro. Tolgo piano piano la carta posteriore e continuo ad applicare con la spatola, premendo solo nella zona centrale. Vado avanti fino alla fine. Giro lo zoccolo e con il taglierino rimuovo la pellicola in eccesso. Appoggio la lama contro lo spigolo usandolo come guida. È molto facile, Procedo sull'altra estremità. E al termine tolgo la pellicola tagliata. Giro lo zoccolo e ripeto la procedura sul lato opposto. Ho rimosso anche la pellicola in eccesso sulle due estremità. Essendo una superficie piana, questa è la tecnica più facile da usare, non serve fare pieghe o risvolti. Ripeto dunque la stessa cosa sulla parte laterale e infine sull'elemento angolare. Come fatto prima, misuro il materiale necessario, taglio, tolgo la carta posteriore, applico la prima parte, premo con la spatola, giro. Come vedete io sono stato un po' distratto in questo caso e sono andato molto storto. Fortunatamente avevo abbastanza margine e poca lunghezza e mi sono salvato. Ecco perché è importante lasciare margine di abbondanza su tutti i lati, per evitare di trovarsi poi in difficoltà al termine del lavoro. Rifilo col taglierino i bordi, tolgo la pellicola in eccesso ed è fatto. Passiamo al particolare angolare. Anche in questo caso taglio la pellicola necessaria e mi accerto di avere abbondanza su tutti i lati. Tolgo la carta posteriore e applico sulla superficie. Premo nella parte centrale. Con l'aiuto della pistola termica scaldo leggermente per far aderire meglio sulla parte curvata. Ora prendo il taglierino e rifilo il contorno. Con calma e senza fretta.
ecco, il nostro elemento angolare è finito. Non ci resta che rimontare tutto sulla cucina. Devo dire che ho impiegato più tempo a rimontare lo zoccolo, visto che mi sono un po' incastrato con gli incastri. Scusate il gioco di parole. Però alla fine è andato ed ecco il risultato finale. La nostra cucina è finalmente completa e siamo molto soddisfatti. Vi ricordate, no, com'era all'inizio? Cucina anonima, vecchia. Le abbiamo cambiato ogni parte trasformandola in quello che vedete adesso. Mancano solo alcuni dettagli che vedremo nel prossimo e ultimo video. Per adesso vi ringrazio per l'attenzione e vi aspettiamo al prossimo video tutorial. Ciao ciao!